Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 30. È un pantalone con elastico in vita, morbido sulla gamba, si restringe sul fondo. La prima cosa da fare è prendere il davanti numero 1 e segnare con ago e filo da imbastire i punti contrassegnati dalla lettera A e dalla lettera B, che servono poi per la costruzione della tasca. Poi, per aiutarmi ad assemblare il davanti con il dietro, passo sempre il filo anche su queste crocette che trovo sul fianco e i cerchietti che trovo all'interno gamba. Molto importante è segnare il punto del cavallo. Per riportare questi punti nella stoffa entro perpendicolare con l'ago ed il filo, faccio uscire da sotto l'ago e lascio qualche centimetro. Poi taglio il filo, eseguo questa operazione in tutti i punti che mi interessano. Riportati sulla stoffa i vari punti, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Tolto il cartamodello dalla stoffa, segno con una X il rovescio del tessuto, da una parte e dall'altra. Poi separo i tessuti, separo anche la marca e taglio in mezzo. Metto da parte un attimo il pantalone del davanti e prendo la tasca numero 4, contrassegnata anch'essa dalle lettere A e B, e segno questi due punti nello stesso modo che ho usato per il pantalone. Quindi con il filo da imbastire l'ago, entro nei punti, faccio uscire e taglio il filo, sia il punto A che il punto B. Poi tolgo gli spilli, separo le stoffe e vado a confezionare la tasca. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è anche il link per il video tutorial come confezionare la tasca inserita nella cucitura. Tasca confezionata. Questa è la parte sul dritto del davanti e questa è la tasca sul dietro. Cucita e rifinita e anche bloccata con un'imbastitura attorno all'apertura e sulla vita. Prendo il dietro numero 2 e con il filo da imbastire riporto alcuni punti sul tessuto. I punti importanti fondamentali sono la punta del cavallo e poi, se avete riportato sul davanti anche le X che si trovano sul fianco e i cerchietti che si trovano all'interno gamba, li riportate anche sul dietro. Riportati i punti sul tessuto che interessano, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Segnato con una X il rovescio del tessuto sia da una parte che dall'altra, separo le stoffe e taglio anche i punti segnati con il filo da imbastire. Prendo un dietro con il tessuto dritto rivolto verso l'alto e prendo un davanti. Questo è il davanti, questo è il dritto del tessuto, giro, metto dritto contro dritto e vado a bloccare per primo con gli spilli il fianco. Metto assieme l'inizio con inizio, qui in alto dove c'è la vita, margine con margine, poi le vari punti che ho segnato con la marca per arrivare al fondo. Blocco tutto il fianco con gli spilli, facendo coincidere margini con margini. Prima blocco i punti di riferimento e poi il restante stoffa. Bloccato con gli spilli il fianco del davanti con il fianco del dietro, prendo il cartamodello, misuro i margini che mi vengono indicati e li riporto sul tessuto con il gesso, tutto lungo il fianco. Poi vado a imbastire sopra la linea del gesso. Al posto dell'imbastitura io ho eseguito con la macchina un punto lungo. È molto importante, quando c'è una tasca inserita nel fianco, prestare attenzione che l'imbastitura sul dritto dovete trovarvi in questa situazione, cioè l'apertura dove va inserita poi la mano deve essere libera, non dovete prenderla dentro. Mi raccomando, bisogna prestare molta attenzione. Il fianco non lo rifinisco ancora perché prima metto assieme tutti i pantaloni e poi bisogna provarlo, dopodiché passo a rifinirlo.
Dopo aver messo assieme il fianco, vado a mettere insieme l'interno gamba e blocco subito il punto del cavallo del davanti con il punto del cavallo del dietro, tirando proprio i pantaloni, così, in questo modo, il tessuto. Blocco subito con uno spillo questo punto, blocco con un altro spillo la marca che mi ero fatta, uno dei cerchietti che c'era sul cartamodello, e poi il fondo dei pantaloni. Bloccato questi 3 punti, vado a mettere altri spilli e blocco margini con margini. Bloccato con gli spilli l'interno gamba del davanti con il dietro, misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto con il gesso sul tessuto, tutto lungo l'interno gamba. Poi vado ad imbastire da dove c'è stoffa fin sul fondo dove mi arriva la stoffa. Il medesimo procedimento si fa per mettere assieme l'altra gamba. Quindi prima si parte dal fianco e poi dall'interno gamba. Per mettere assieme la gamba destra con la gamba sinistra bisogna un pantalone metterlo sul dritto del tessuto e l'altro invece tenerlo sul rovescio del tessuto. Prendere il pantalone dritto ed infilarlo all'interno del pantalone rovescio. In questo modo abbiamo il tessuto dritto contro dritto. Si blocca prima la cucitura dell'interno gamba con la cucitura dell'interno gamba e sempre margini con margini, mettendo uno spillo. Si prendono i margini, si lasciano aperti. Neanche l'interno gamba ho rifinito ancora né con la taglia e cuci né con lo zigzag, perché prima metto assieme le 2 gambe, poi le provo e dopodiché passo alla rifinitura. Quindi prima blocco l'interno gamba, poi qui in alto la vita, dall'altra parte abbiamo la vita del davanti con la vita del davanti e metto tutti gli spilli attorno al margine. Si forma questa U, vedete, mettendo assieme il davanti con il dietro. Questa è la parte del cavallo del davanti, questa è la parte del cavallo del dietro. Blocco con tutti gli spilli. Bloccato con tutti gli spilli, prendo il cartamodello, misuro i margini che mi vengono indicati, li riporto con il gesso sul tessuto e faccio un'imbastitura sul segno del gesso. Quando arrivo alla cucitura dell'interno gamba mi fermo a mezzo centimetro prima e saldo l'imbastitura senza prendere dentro i margini, né quelli sopra né quelli sotto. Poi riparto mezzo centimetro dopo, saldo e proseguo la mia imbastitura fino alla vita. Non prendo dentro i margini di cucitura dell'interno gamba perché una volta che ho provato il pantalone bisogna rifinire l'interno gamba, bisogna arrivare fino in cima, fin dove c'è stoffa. E se ho l'imbastitura invece che mi blocca i margini dell'interno gamba, devo toglierla. Dopo aver provato i pantaloni ho rifinito con taglia e cuci prima i fianchi, poi l'interno gamba e per ultimo il cavallo. E sul cavallo del dietro, oltre ad aver fatto la cucitura classica e rifinitura, io con taglia e cuci ma si può fare anche con zigzag, partendo da 2-3 cm dopo la cucitura dell'interno gamba per 8-10 cm sopra la cucitura classica ho eseguito una cucitura che si chiama triplice cucitura, perché questo punto del cavallo bisogna rinforzarlo con questo tipo di cucitura, perché altrimenti quando ci si siede in questo punto esattamente il filo si rompe, mentre con questa cucitura qui questa cucitura è molto resistente. Per rifinire il fondo dei pantaloni c'è questa fascetta. Questa fascetta ho passato il filo da imbastire dove c'è la X perché mi aiuta poi a posizionarlo, ad applicarlo sul pantalone, perché questa X corrisponde alla cucitura del fianco, mentre le estremità, che poi vanno cucite tra di loro, si posizionano con la cucitura dell'interno gamba. Qui trovo scritto un davanti e un dietro. Prendo il mio gesso, tolgo gli spilli dal cartamodello. Ho utilizzato un tessuto diverso per la fascetta rispetto al pantalone. Tolgo. Questo è il davanti del rovescio del tessuto e faccio una X
sul rovescio e sul davanti. La stessa cosa sulla fascetta dietro, segno con una X, così segno sia il rovescio del tessuto che la parte del davanti. Poi separo, taglio la marca, prendo una fascetta, questo è il rovescio perché ho la X, piego dritto contro dritto, metto assieme i margini dell'estremità della fascetta, misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto ed eseguo una cucitura a macchina, solo cucitura a macchina, sia in questa fascetta che anche nell'altra. Dopo aver cucito la fascetta, ho tagliato i margini e lasciato solo mezzo centimetro e stirati aperti. Poi si piega rovescio contro rovescio e margine contro margine. Si blocca con gli spilli tutto attorno alla circonferenza. Questo è il pantalone del davanti ed è il dritto, e questo è il pantalone del dietro ed è il dritto. Questa è la fascetta, qui ho la cucitura, qui ho la marca che devo posizionarla sulla cucitura del fianco e questa parte è il davanti. L'ho segnato con una X, prima era sul rovescio, poi l'ho riportato anche sul tessuto dritto. Giro, infilo la fascetta sul rovescio dei pantaloni, quindi la infilo dentro, vado a bloccare subito la cucitura dell'interno gamba con la cucitura della fascetta e blocco, oltre che la cucitura con la cucitura, anche margine con margine. Prima blocco questo, poi blocco la marca con la cucitura del fianco e sempre margine contro margine. Bloccati questi due punti, blocco la restante fascetta sulla circonferenza del fondo, tutta con gli spilli, margine con margine. Bloccata la fascetta sul fondo dei pantaloni con tutti gli spilli, misuro il margine che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto sul tessuto con il gesso e sopra la linea del gesso imbastisco e cucio a macchina. Cucita la fascetta e ho anche rifinito i margini e poi stirato in questo modo che i margini siano girati verso il pantalone. Poi giro la fascetta sul dritto dei pantaloni, in questo modo. La blocco qui in alto con gli spilli, tutto attorno. Faccio una imbastitura qui a 2-3 mm dalla piega della fascetta e poi una cucitura a macchina. Ecco qui le fascette cucite. Si parte un po' prima della cucitura dell'interno gamba, si fa tutta la circonferenza, si cuce tutta la circonferenza e si arriva esattamente lì. Questo è quello che si vede sul dritto e questo è quello che si vede sul rovescio. La vita si rifinisce con il cinturino inserendo dentro l'elastico. Nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video dedicato al cinturino con elastico inserito. Cinturino applicato e inserito l'elastico. Se si vuole evitare che l'elastico all'interno giri, si possono fare delle cuciture qui a livello del fianco, qui esternamente, da una parte e dall'altra, con le tasche, e la parte sotto con la fascetta. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!